Possiamo partire dalla parola Reiki. Reiki è l'unione di due parole, Rei e Ki. Ki sta per energia e Rei sta per universale. Quindi starebbe a significare energia universale. Nel concreto il Reiki è una disciplina che cerca di operare sul campo energetico di un organismo vivente. Ki abbiamo detto che significa energia. È Rei universale. Il Ki non è altro che quell'energia universale a cui fa riferimento anche il Qigong, ad esempio, il Tai Chi. Quindi è l'equivalente del concetto molto generale di energia universale che permea anche altre culture del mondo. O anche quando parliamo di prana, parliamo più o meno della stessa cosa, della possibilità di attingere a una fonte inesauribile di energia che permea il cosmo. Nel Reiki l'elemento principale che utilizza l'operatore sono le mani. Il Reiki parte dal presupposto che il nostro corpo è qualcosa che emette e assorbe energia e che il nostro corpo è diviso in due sezioni. La parte sinistra del nostro corpo è polarizzata in negativo, quindi è un po' come se fossimo una batteria in cui la parte sinistra del nostro corpo rappresenta il meno e la parte destra rappresenta il più. Nel Reiki si pensa che attraverso l'imposizione delle mani si possa creare uno scambio, un circuito energetico tra l'operatore e il ricevente. L'operatore cosa fa? Cerca di trasmettere un flusso energetico coerente affinché l'energia del ricevente si sintonizzi su questa energia in ingresso. Il risultato finale è che le energie del ricevente vengono armonizzate. Parliamo spesso di energia, però ho la sensazione che non sempre abbiamo chiara l'idea di come questa energia si sposti. Noi siamo campi elettromagnetici. Qualsiasi essere vivente è un campo elettromagnetico. Quindi, come dicevamo prima, emette o è in grado di assorbire energia. Diciamo sempre che l'energia è una vibrazione. In realtà non è proprio così, perché se pensiamo al cuore, il cuore cosa fa? Il cuore pulsa, non vibra. Quindi l'energia si sposta attraverso pulsazioni. Ogni campo elettromagnetico ha una propria pulsazione. Un albero ha un proprio campo elettromagnetico e una propria pulsazione, così come noi ne abbiamo una. Il cuore, all'interno del nostro corpo, è il campo elettromagnetico più potente, perché noi siamo un insieme di campi elettromagnetici che va a formare un campo energetico. Il cuore è in assoluto il campo elettromagnetico più potente, in grado di emettere frequenze elettromagnetiche per un raggio esteso anche 5 km. Il Reiki, essendo una pratica energetica, si svolge meglio all'interno di luoghi che abbiano già una buona predisposizione energetica. Si può fare Reiki in qualunque luogo, nel soggiorno di una casa, in una cascata, sopra un nuraghe. È chiaro che però se ci troviamo in un posto che ha già di per sé un'emissione energetica non forte ma armonica, coerente, sana, tutta l'attività e il trattamento viene favorito, perché l'operatore stesso riceve più energia ed è in grado di canalizzare un'energia maggiore da trasmettere al ricevente, perché una cosa importante che non abbiamo detto, a differenza della pranoterapia, nel Reiki l'energia, l'operatore non si considera un serbatoio energetico che dà la sua energia al ricevente, ma semplicemente un canale. Questa energia che l'operatore trasmette la riceve dalla terra
è dal cielo, non è un'energia che lui possiede. Quindi a maggior ragione, essendo lui solo un ponte tra queste energie e chi le riceve, se si trova in un luogo che ha un'energia molto forte, sarà in grado di canalizzare più energia. Le sensazioni che si possono provare durante un trattamento sono molto soggettive. C'è chi riferisce di provare sensazioni di calore, talora sensazioni invece all'opposto, di freddo. Si può avvertire un formicolio. Si può sentire l'energia che scorre attraverso il corpo, che si sposta attraverso gli arti, quindi attraverso le gambe, le braccia, le mani, i piedi. In alcuni casi si possono avere anche delle visioni più immaginifiche, quindi vedere proprio delle scene di vita reale, come se fossero un po' dei sogni a occhi lucidi, no? Dei sogni a occhi aperti. Possono essere diverse le sensazioni. Qualcuno può vedere semplicemente dei colori o sentire dei suoni. La differenza, secondo me, di queste manifestazioni, di queste rappresentazioni, sta nel fatto che noi non siamo abituati a gestire l'energia, non siamo abituati a riconoscerla, a dargli una forma, a dargli una sensazione. Ecco perché quando poi ci sottoponiamo magari a queste esperienze, ognuno di noi usa delle parole o dei concetti diversi per descrivere qualcosa che è nuovo, che non conosce. Ancora, a distanza di anni, e lo pratico già da 6 anni forse, non ho deciso se e quanto impegnarmi in questo, perché è una responsabilità molto grande. E non è semplice anche capire come gestire il Reiki quando diventa un lavoro. Perché se diventa un lavoro si basa su uno scambio economico. E io invece vorrei che continuasse a essere una risposta a un bisogno che si presenta di volta in volta, un po' come se fosse una chiamata, e da questo punto di vista è anche una responsabilità. Per cui dal Reiki al Reiki ci si deve dare, ma ci si deve anche un po' difendere, perché bisogna capire quanto si può dare e dove magari arriva il momento in cui fermarsi. Mi piace l'idea che una persona possa anche semplicemente conoscere un po' meglio il modo in cui l'energia si muove nel proprio corpo, perché di solito è questo che succede dopo un primo trattamento. Una persona scopre delle sensazioni che non conosceva. Se poi a queste sensazioni si accompagna anche un momento di risoluzione, in genere si parla sempre di rilascio energetico, no? Che poi si traduce molto spesso o con una crisi di pianto, di rilascio in questo senso, o con dei tremori. Ma non è importante che una persona abbia per forza un'esperienza così coinvolgente. Quello che è importante è che una persona capisca che quel tipo di attività è in grado di procurarle una sensazione nuova, che è diversa da quello che ha conosciuto fino a quel momento.